Ben ritrovati a tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici di Class CNBC. Siamo pronti per una nuova puntata del nostro speciale di Class CNBC dedicato in particolare alla Cina. Allora, noi andiamo proprio in diretta a Shanghai dal professor Michele Geraci, docente di Practices in Economic Policies della Nottingham University a Ningbo. Si trova a Shanghai, è vero professore? Esattamente, saluti qui da una Shanghai che, come abbiamo detto, è ripartita alla normalità, la vita ha ripreso completamente, sia la parte sanitaria che la parte economica sono sulla via di risoluzione, quindi un saluto proprio da qui, da Shanghai. Senta, è vero che girate ormai senza mascherine, sono obbligatorie soltanto nei negozi. Com'è la vita del giorno per giorno, lato Covid? Ovviamente lei leggerà quello che sta succedendo in Italia ancora con dati drammatici sia sul fronte dei ricoveri sia sul fronte dei decessi. Purtroppo sì, perché io lo dico da un anno, mi spiace sempre ripeterlo, noi in Italia non abbiamo capito che l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica non sono due obiettivi in conflitto e bisogna scegliere quale fare e quale sacrificare. Qui invece in Cina questo l'hanno capito e hanno risolto entrambi perché hanno avuto un lockdown ferreo di 2 mesi e hanno bloccato l'economia completamente e poi è ripartito tutto. Si è risolto sia la parte sanitaria, a maggio dell'anno scorso è ripartita la parte economica e si sono aperti un po' i movimenti delle persone. Oggi si fa un uso molto intenso delle app, senza cellulare praticamente non si va da nessuna parte, non si entra negli uffici, non si sale sui treni, quando si arriva in una nuova stazione di viaggio quasi ogni giorno, quando ritorno a Shanghai, senza il codice verde che dimostri che non sono stato in una delle ormai rarissime zone di focolai, non posso entrare in città, non posso salire sul treno, anche in taxi me lo chiedono e comunque in tutti gli uffici, in tutti i negozi. Quindi una normalità però con un supporto delle tecnologie, perché quando poi loro trovano dei focolai vanno in modo molto pesante. Quindi l'economia ha i suoi problemi, le sue difficoltà, ma comunque riparte, è un mercato ormai l'unico, non solo la Cina ma anche il resto dell'Asia va bene e purtroppo noi invece in Europa stiamo qui dopo 14-15 mesi a inseguire, mai ad anticipare il problema. Anche qui i vaccini sono pochissimi, hanno fatti circa 100 milioni, so che ovviamente è un numero altissimo, ma qui poco meno del 10% della popolazione, appunto perché non c'è la necessità, perché il virus non circola, quindi l'ordine, diciamo, le priorità di chi è che si vaccina sono solo quei membri del governo, quei manager, ovviamente tutti i medici, ovviamente qui non c'è il dibattito se uno se lo può fare o meno, che sono comunque esposti, ma il resto della popolazione non ne ha la necessità di farlo. E quindi neanche agli stranieri, professore, come lei che vivono adesso in Cina, viene proposto il vaccino? Proposto sì, ma non è obbligatorio, quindi chi lo vuol fare lo può fare. Il vantaggio di avere il vaccino è che se uno dovesse lasciare la Cina e poi rientrare, può rientrare un po' più facilmente senza avere la necessità di una lettera di invito dal datore di lavoro. Ma comunque, sia con o senza vaccino, la quarantena all'arrivo in Cina è obbligatoria. Attenzione, con la polizia che ti viene a prendere sulla scaletta dell'aereo, ti scorta in hotel e uno sta lì 2 settimane senza poter uscire, non come da noi. Quindi il vaccino anche qui è visto come una delle tante componenti, non la soluzione unica, ma una di un ventaglio di soluzioni che può aiutare assieme alle app, quindi il tracciamento, l'uso delle mascherine ovviamente quando si va nei luoghi chiusi, ma anche lì non è tanto obbligatorio, il vaccino, la quarantena all'arrivo. Quindi è ovviamente una comunicazione chiara, perché non è che qui si va in TV e c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Qui la comunicazione è stata chiarissima sin dai primi di gennaio, mi dispiace dirlo, ormai dell'anno scorso, 2020, e il popolo ha reagito. C'è anche un senso civico asiatico che è comune sia qui in Cina, ma anche in altre zone, anche in Corea, in Giappone, in Vietnam, hanno risolto anche grazie alla cooperazione della gente. E cooperazione però aiutata da una comunicazione chiara da parte del governo. Da noi non abbiamo, diciamo, ancora, diciamo, risolto questa dualità.
Senta professore, lei ha fatto parte, lo ricordiamo, come sottosegretario del primo governo Conte 1. Che valutazione dà dei primi passi del governo Draghi, anche sul fronte degli aiuti? Dicevamo, siamo una televisione economica che ancora l'economia italiana non vede veramente la luce alla fine del tunnel. Vediamo questo passaporto vaccinale che dovrebbe consentire magari in una estate un po' più aperta e quindi di tornare ad accogliere i turisti, che sappiamo quanto è importante il settore turistico per il nostro prodotto interno lordo. Una sua valutazione di questi primi passi del governo di Mario Draghi? Io penso che sia stato un cambio positivo. Io penso che il presidente Draghi abbia astutamente accentrato delle competenze chiave, circondandosi da persone in gamba e un po', come dire, lasciando a chi era lì o chi è rimasto a fare un po' il vice ministro, il sottosegretario, con diciamo, responsabilità ridotte. Quindi c'è una centralizzazione del potere che va bene. In questo momento di crisi è giusto che sia così, perché questa dà una velocità di esecuzione anche delle direttive molto ampie. Il nuovo commissario è in gambissima, quindi questa è una cosa positiva. Ovviamente, attenzione, il problema che si trova il premier Draghi è quello che si trova un'Italia distrutta sul lato dell'offerta, cioè noi abbiamo 300.000 aziende che hanno chiuso, sentivo in poche settimane insomma a Roma l'economia distrutta, lei parlava del turismo, quindi il problema non è solo sul lato della domanda, come stimolare i consumi dando un po' dei bonus alle persone che poi hanno dei soldi in tasca per poterli spendere, perché qui il problema è che non c'è dove spenderli perché i negozi sono chiusi e molti non apriranno mai più. Quindi ci siamo purtroppo, per i motivi che abbiamo detto, incastrati in una situazione dove sia la domanda sia l'offerta hanno dei limiti e purtroppo qui si deve prendere una decisione veramente coraggiosa che va contro quella la nostra filosofia di mercato, cioè lo Stato deve riprendere il controllo anche della parte produttiva. Non è per essere statalisti, non è per voler essere dirigisti, perché sono parole che a noi non ci piacciono, ma è così che si esce dalle crisi. Del resto lo diceva anche Keynes, quindi non è non bisogna essere per forza dalla parte del dirigismo assoluto, ma altrimenti il privato non ce la può fare perché nessuno investirà in Italia, è un compito che solo lo Stato, il governo, nelle varie forme, attraverso aziende di Stato, ma anche attraverso soluzioni di problemi come per esempio quello dell'IVA, dell'Alitalia, su cui ci ho lavorato, deve veramente prendere il controllo di una buona parte del PIL, non può Però, professore, limitarsi scusi, la al... interrompo, ma il ministro Prego. Giorgetti, che immagino che lei conosca bene, proprio su Alitalia ha detto deve essere più leggera, altrimenti non vola. No, all'Italia non può essere leggera, l'Italia deve avere una scala, cioè noi competiamo sul medio raggio con la Ryanair e la EasyJet che hanno adesso 300-400 aeromobili a testa e attenzione, il turnover tra quando scende l'ultimo passeggero da un aereo Ryanair a quando sale il primo passeggero dell'aereo successivo è di 8 minuti. Ora, per raggiungere questa efficienza operativa non si possono avere 100 aerei, di cui tra l'altro molti anche a prezzo, cioè noi lo sappiamo, io vado a Palermo da Roma a 300 euro a tratta, non può essere questo e quindi io non so cosa intenda dire Giancarlo Giorgetti, il ministro Giorgetti quando parla di leggera, se parla di costi quello siamo d'accordissimo perché molto del personale sappiamo che non è diciamo utile a una compagnia moderna e per questo ho proposto che il personale dall'Italia venga, come dire, riutilizzato in altre parti di questo mio piano un po' che prevede lo Stato presente in altri settori, quindi assolutamente i posti di lavoro vanno garantiti, ma 3, 4, 5 mila persone possono continuare a non lavorare in Alitalia, ma sicuramente avranno delle competenze che sono utili in altre aziende, in altri settori. A quel punto l'Alitalia sarebbe sì leggera dal punto di vista dei costi, non avrebbe il peso del personale, ma attenzione, deve ampliarsi, cioè deve raggiungere una scala, deve andare a 200, anche 250 aeromobili e passare dai 320, che sono quelli a corto raggio, ai 330, 350, perché dobbiamo andare a competere con le grandi linee che fanno i voli intercontinentali, perché sul breve raggio la concorrenza è spietata di quegli 8 minuti che anche con tutta la buona volontà mia, di Giorgetti e di chi sarà il manager dell'Italia,
non ce la faremo mai perché abbiamo anche noi una, come dire, un'inerzia sui contratti sul lavoro, mentre ovviamente l'EasyJet ce le ha lì in Austria, in Inghilterra, in Irlanda, giocano anche in modo, come dire, opportunistico. Ovviamente, se sia chiaro, la manutenzione e la sicurezza in primis, tant'è che loro non hanno mai avuto, diciamo, problemi di incidenti, però anche qui dobbiamo capire che il mondo purtroppo non è quello del lavoro fisso per sempre, quindi anche faccio un appello agli amici impiegati, conosco anche dei piloti dell'Italia molto bravi, che tra l'altro è una nostra eccellenza e lavorano tantissimo. Bisogna comunque riconoscere che si lavora in un mercato globale e io credo che l'Italia debba essere nelle mani dello Stato. Io la voglio nazionalizzare, quindi con partecipazione dello Stato che non si preoccuperà quindi dei profitti, ma si preoccuperà di avere un'azienda che traini il turismo, perché il turismo è il 15% della nostra economia. E senza una linea di bandiera, i turisti giapponesi, cinesi, australiani volano con Air France e il volo Air France, come so, quando vola da Tokyo a Parigi, arriva troppo tardi, casualmente, per poter prendere una coincidenza per Roma e quindi il turista giapponese dovrà fare una notte in più a Parigi. Poi gliene fanno fare due, lo stesso al ritorno e capisce che non è solo l'Italia va vista non nel contesto dei soldi persi per salvarla, è un asset strategico che salva 240 miliardi di PIL del turismo e indotto e che in questo momento è in ginocchio. Quindi Molto. guai a mettere l'Italia sul mercato perché da sola non ce la farebbe. Molto interessante questa sua analisi sull'Italia e sul turismo. Noi stiamo chiedendo proprio al ministro Garavaglia di partecipare, quindi magari riusciremo a organizzare veramente un confronto. Senta, siamo proprio in conclusione. Noi continuiamo a leggere che in Cina negozi come H&M, ma anche Burberry, Adidas e Nike sono nel mirino. Abbiamo capito che si sta parlando di un tema molto importante, quello dei diritti umani, degli uiguri. Ci aiuta a capire a Shanghai, però i negozi sono ancora aperti di H&M? C'è passato, professore? Guardi, ci sono stato proprio mezz'ora fa, era vuoto, c'erano due persone, quattro piani, erano, qui sono le 18 del pomeriggio, poco fa, quindi un orario diciamo abbastanza importante, poco prima di cena. Sì, pochissimi clienti, un paio, tra l'altro credo due stranieri e due cinesi in quattro piani di negozio. Quindi sì, questo è molto importante perché noi dobbiamo capire che qui la potenza degli utenti internet, sia autonoma sia guidata dagli interessi nazionali, crea veramente in una notte il crollo di un brand. Noi abbiamo 2000 anni diciamo, di storia, anche di più, un Made in Italy su cui ci marciamo da 500 anni, dai tempi di Leonardo, di Michelangelo. Attenzione, perché in poche ore si distrugge e non è solo un brand, ma va a picco tutto l'export del paese e non solo in Asia, perché la Cina è di traino a tutti gli altri paesi asiatici, per esempio quelli dell'accordo RCEP e gli altri 14 paesi. Quindi la Cina, così come un po' il Giappone era in passato e in un certo modo anche la Corea, fa da trendsetter. Quindi la H&M, se avrà problemi in Cina, speriamo tutto si risolva ovviamente, questo problema non sarà solo in Cina che già è un bel colpo, ma si potrebbe ripercuotere su altri paesi. Quindi il mio monito è ai nostri amici in Italia, cautela perché il mercato cinese, abbiamo visto anche noi in passato purtroppo abbiamo sofferto per degli, come dire, degli inconvenienti, non perdona, qui il 35% dell'economia è online, in pochi minuti il brand si crea e si distrugge e quando si distrugge veramente in pochi minuti si distruggono secoli di Made in Italy. Quindi attenzione. E allora vedremo quello che emergerà, appunto ricordiamo qui si sta parlando in particolare della tutela dei lavoratori nel settore del cotone e questo per un comunicato peraltro dell'anno scorso di H&M e ci ha appena testimoniato il nostro ospite quello che sta succedendo proprio nel negozio di Shanghai di H&M. Grazie davvero al professor Michele Geraci che insegna Practices in Economic Policies alla Nottingham University a Ningbo, ci ha parlato in diretta da Shanghai. Grazie professore, a prestissimo. Arrivederci, buongiorno. Grazie ancora al professore Geraci, grazie a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici che hanno scelto di seguire lo speciale di Classe CNBC.